Cosa ne pensate della nostra classe politica? Il consenso generale è che fa cagare, per tantissimi motivi. Le istituzioni sono sempre state mal viste nel nostro paese e l'età repubblicana non è neanche lontanamente un'eccezione. Ma l'aspetto che ho sempre trovato curioso di questo odio da parte dei cittadini nei confronti dei politici è che cambia completamente nel momento in cui queste persone muoiono o si ritirano. Personaggi come Andreotti, Pannella, Berlinguer e Almirante erano profondamente controverse quando erano in vita, per poi essere quasi martirizzati non appena vengono a mancare. Considerando che ci sono già persone che sono nostalgiche nei confronti dei governi Berlusconi, non mi sorprenderei se da 20 anni a questa parte incontrassi ragazzi e ragazze della mia età, se non più giovani, che romanticizzano i tempi dei grillini all'opposizione di Renzi e i governi Conte. Oggi, quando vediamo una foto di Sandro Pertini con accanto una sua citazione, ci sembra normale. Mettere un politico più recente ci sembra quasi sbagliato, però fra qualche anno non lo sarà. Questa è una realtà amara, anche se ironica, che tutti dovremmo imparare ad accettare, che le persone che vediamo nel telegiornale oggi finiranno sui libri di storia domani. Purtroppo questo principio vale anche per Luigi Di Maio, essere che ammetto avere una forte difficoltà a riconoscere come politico capace e soprattutto ammettere il suo impatto estremamente significativo nella nostra storia recente. Però attenzione, significativo non ha necessariamente una connotazione positiva e nel caso di Gigi neanche per sogno. Negli ultimi giorni ho avuto modo di riflettere sui risultati e su cosa ci ha portato in questa situazione e facendo un po' di sano connecting the dots sono arrivato alla conclusione che è tutta colpa di Luigi Di Maio. Adesso sono qui per spiegarvi il perché. Prima di iniziare ricordatevi di iscrivervi al canale e mettere mi piace. Alla fine del video mi piacerebbe sentire le vostre opinioni nei commenti, quindi magari fatemi sapere se siete d'accordo con me o no. Poi vi invito anche a cliccare nei link in descrizione con il mio Subscribestar, dove potete abbonarvi e avere accesso ad anteprime e contenuti inediti. Costa solo €1 al mese e mi aiuterebbe moltissimo in quello che faccio. Inoltre c'è anche un canale Discord dove postiamo meme e cazzeggiamo. Detto questo, partirei con l'esposizione di questa mia teoria. Di Maio entra nelle istituzioni all'alba della Terza Repubblica, marzo 2013. I primi anni di questa fase parlamentare, caratterizzata dal multipartitismo, hanno visto Matteo Renzi, segretario del Partito Democratico, diventare il politico più popolare e influente in Italia e gestendo un governo tutto suo dal 2014 al 2016 e imponendo la stessa linea in quello successivo. Il Movimento 5 Stelle in quegli anni si era fatto conoscere per la sua estenuante opposizione parlamentare, ricca di passione e luoghi comuni. Di Maio emerse velocemente come uno dei suoi membri più famosi, viste le sue umili origini, giovane età e entusiasmo che metteva in politica. In Parlamento era considerato un po' un fessacchiotto, che a volte azzeccava i congiuntivi e faceva del suo meglio per mascherare il suo accento meridionale, ma invece nel blog di Grillo i suoi discorsi e il suo pensiero erano molto popolari tra gli utenti e fu per questo che Di Maio fu eletto capo di partito nel settembre 2017, a pochi mesi dalle elezioni. Il nuovo segretario costruì una campagna elettorale basata sulla novità e l'emozione, criticava la destra e la sinistra per non aver fatto niente e prometteva tutto a scapito di logica e verità. Lo seguirono alle urne molti elettori delusi e stanchi, soprattutto a sinistra, che non si rispecchiavano nelle idee di Renzi, ma anche molti complottisti e i politicamente deliranti che parlavano di piramidi in Sardegna e sborra nei vaccini. I 5 Stelle rimarranno al governo per tutta la durata della legislatura, durante la quale verranno sottoposti a una lunghissima e quasi dolorosa fase di istituzionalizzazione, perdendo molti parlamentari per strada. Alcuni si sono uniti ad altri gruppi parlamentari, altri invece hanno fondato partiti completamente nuovi, i complottisti soprattutto. Ma la conversione più drastica, evolutasi poi in una vera e propria scissione, è stata quella di Impegno Civico, forza formata da Luigi Di Maio, che da anni ormai era entrato in conflitto con Giuseppe Conte e smesso di condividere con il resto del movimento i valori e gli ideali che lo avevano portato fino alla Farnesina. Non è la prima volta che parlo di questa enorme divisione, ma in breve i 5 Stelle sono sempre stati eterogenei, ma avevano gli stessi obiettivi, anche se non avevano un metodo per raggiungerli. Acquisendo esperienza nei palazzi, un metodo l'hanno trovato, ma non tutti avevano lo stesso. Per Conte la politica era determinata ancora dalla rappresentanza e dalla democrazia diretta, ma Di Maio non la vedeva più così. Ormai lui credeva nelle istituzioni e nel pragmatismo, l'esatto opposto del populismo, il suo punto di partenza. Con l'uscita di praticamente
praticamente quasi tutti gli oppositori di Conte dal partito, l'avvocato del popolo ha avuto il via libera per alzare la voce nei confronti di Draghi, dando il via alla crisi di governo che, come ben sappiamo, ha provocato lo scioglimento delle Camere e le elezioni anticipate. Chi oggi incolpa Conte, Salvini e Berlusconi per la fine dell'esecutivo migliore di questi ultimi anni non ha tecnicamente torto, ma resto comunque dell'opinione che la vera scintilla è nata dall'iniziativa del ministro degli esteri, che ha fatto cadere il castello di carte che ci sorreggeva. All'alba della campagna elettorale i sondaggi erano chiari, l'astensionismo era alle stelle e anche le percentuali del centrodestra, ma non tutto era perduto. Il segretario del PD Enrico Letta inizia a organizzare una strategia e guardarsi intorno alla ricerca di alleati. Ai tempi la forza emergente più grande era la federazione tra i partiti liberali di Più Europa e Azione, guidati da Riccardo Maggi e Carlo Calenda. Quest'ultimo è noto per la sua imprevedibilità ed emotività, soprattutto per quanto riguarda le alleanze, ma ad inizio agosto Letta sembrava di averlo convinto e ben presto firmarono un patto di coalizione per condividere i seggi maggioritari. Anche se i lettiani e i calendiani non avevano molti punti in comune, politicamente la loro era un'alleanza promettente che avrebbe sicuramente messo i bastoni tra le ruote della destra, ma era un cannone di vetro. Calenda aveva imposto delle condizioni severe sul programma e sulle alleanze. Uno dei punti più contestati della carta che i due leader avevano firmato era l'esclusione dei Verdi e di Sinistra Italiana, altri alleati del PD, dai seggi uninominali. Per quanto riguarda l'impegno civico invece stesso approccio, non volevano averci niente a che fare, ma le cose andarono diversamente. Di Maio si avvicinò a Bruno Tabacci, democristiano storico del PD, che lo aiutò a intrufolarsi nelle liste a scapito dei termini pattuiti. Il 7 agosto il ministro si vede con i dirigenti Dem e gli viene promesso un seggio sicuro. Calenda dà di matto e annuncia in diretta TV che si sarebbe alleato con Renzi, rompendo completamente la coalizione a solo 4 giorni dalla firma e riducendo drasticamente le possibilità della sinistra di contendersi dozzine di collegi con la destra. Questa inversione a U ha anche frantumato la federazione tra Calenda e Maggi, che invece è rimasto con il centrosinistra. Da questo nuovo arrangement nessuno ne uscì vittorioso. Il PD ha perso decine di collegi rossi, il terzo polo ha ottenuto dei buoni risultati ma pochi parlamentari rispetto a quelli che avrebbe potuto avere in una coalizione più grande, e Più Europa e Impegno Civico non hanno raggiunto la soglia di sbarramento per la parte proporzionale del Parlamento. Le elezioni sarebbero potute andare in un verso completamente diverso se solo Di Maio fosse rimasto a casa. Ma la parte divertente è che alla fine Di Maio è rimasto a casa veramente. Letta, per premiare Di Maio per la sua lo ha candidato al seggio uninominale di Napoli Fuorigrotta, posto dove il centro-sinistra sembrava essere in netto vantaggio contro la destra. Su carta aveva senso candidarlo lì, siccome è vicino a casa sua. Peccato che il ministro sia visto come un traditore in Campania e che abbia perfino paura di farsi vivo nei comizi e alle feste dell'unità locali. Nonostante i napoletani in quella parte della città avessero voglia e tutta l'intenzione di votare a sinistra, molti si ritirarono all'ultimo votando per i 5 Stelle o per il terzo polo non appena hanno visto che una croce sul simbolo del PD, dei Verdi o di Più Europa sarebbe stata contata anche come voto nei confronti di Gigi. Alla fine a vincere è stato l'ex ministro dell'ambiente Sergio Costa, una persona istruita e rispettata dentro e fuori le cerchie grilline, mentre Di Maio è rimasto fuori, come quasi tutti i suoi colleghi che lo avevano seguito nel suo nuovo progetto politico. L'unico parlamentare che è stato eletto sotto il simbolo di Impegno Civico è il vecchio Tabacci. Questa serie di eventi l'ho presa molto sul personale, perché a Più Europa mancavano meno di 6.000 voti per superare la soglia di sbarramento, che gli avrebbe permesso di avere qualche parlamentare in più, e questi voti mancanti potevano essere recuperati tranquillamente a Napoli Fuorigrotta, zona molto popolata, ma no, perché la gente piuttosto che votare per Luigi Di Maio ha preferito non uscire. Pioveva pure, quindi ci stava. Ed ecco perché secondo me Giorgia Meloni dovrebbe ringraziare Luigi Di Maio per la sua vittoria e la sua eventuale nomina al Palazzo Chigi. Gigino, da bibitaro a macellatore di democrazia e sfanculatore di alleanze. Solo il futuro ci dirà che fine farà il nostro ministro degli esteri. Personalmente spero gli vada qualcosa di traverso, ma si scherza, polizia postale. Grazie per aver guardato, ci vediamo la prossima volta con un nuovo video, probabilmente sul governo Meloni o sulle magiche avventure di Matteo Salvini. Ricordatevi di mettere mi piace e di iscrivervi, ci vediamo la prossima volta. A presto!